C'è una frase che da quando vivo in Tunisia mi sono sentito ripetere talmente tante volte da poterla ormai recitare a memoria. Suona più o meno così. Lascia perdere, quella ti vuole sposare solo per prenderti tutto quando muori, reversibilità compresa. Lo dicono al bar, lo scrivono nei commenti, la ripetono gli amici da casa preoccupati. E per anni, lo ammetto, ho quasi difeso questo tipo di unione, perché dicevo, se un uomo anziano vive solo, che male c'è se decide di passare gli ultimi anni accanto a una donna più giovane che gli sta vicino e si prende cura di lui. Lo fa per soldi, va bene, può anche darsi, ma intanto lo accompagna fino alla fine, e per chi sarebbe destinato a invecchiare da solo, non è affatto poco. Il problema è che quella frase oggi è vecchia, è rimasta ferma a un'epoca che non c'è più e chi arriva qui convinto che il rischio sia soltanto quello, rischia di cadere in una trappola molto più moderna, molto più veloce e molto più costosa. Perché il pericolo adesso non è più la donna che aspetta pazientemente la tua morte per incassare la reversibilità. Il pericolo è la donna che non ha nessuna intenzione di aspettare, ti sposa, sistema la sua condizione economica e dopo pochi mesi ti chiede il divorzio. E qui viene il bello, si fa mantenere lo stesso, a vita. Ma andiamo con ordine perché voglio che chi guarda questo video capisca bene il contesto prima di giudicare chiunque. La Tunisia sta attraversando una crisi economica pesante, chi vive qui la vede ogni giorno, prezzi che salgono, stipendi fermi, tanti giovani che sognano solo di andarsene. In un quadro del genere un pensionato italiano, con un assegno che qui vale il triplo se non di più, diventa agli occhi di qualcuno un'occasione. Non lo dico con cinismo, lo dico con realismo. Quando c'è povertà vera, c'è anche chi è disposto a molto pur di uscirne, e l'uomo solo, magari reduce da un divorzio in Italia, triste, spaesato, con voglia di ricominciare, è esattamente il profilo più facile da avvicinare. E l'avvicinamento, quasi sempre, avviene nello stesso identico modo. Non con l'assalto, ma con la dolcezza, perché è la dolcezza che funziona. Arriva il messaggino la mattina presto, il buongiorno amore, il cuoricino, la faccina, poi le videochiamate, le attenzioni continue, quel modo di scriverti a ogni ora per sapere come stai, se hai mangiato, se hai dormito bene, se hai conosciuto un'altra donna. Ti fa sentire importante, desiderato, l'unico. E per un uomo solo che magari in Italia aveva iniziato a sentirsi invisibile, è come tornare a vivere. Ecco, è proprio lì che scatta la trappola, non perché l'uomo sia stupido, tutt'altro, è che quel bisogno di sentirsi ancora qualcuno per qualcuno è la leva più facile del mondo da azionare. Attenzione però, e lo dico chiaro una volta per tutte, non sto parlando delle donne tunisine, sto parlando di una minoranza che esiste qui come esiste in Italia, in Germania, ovunque nel mondo. Di connazionali felicemente sposati con donne tunisine serie, affettuose, oneste, ne conosco a decine. Persone che hanno trovato una compagna vera e vivono benissimo. Quindi mettiamo subito da parte il pregiudizio, perché sarebbe ingiusto e pure stupido. Qui parliamo di segnali, di casi concreti e di come non farsi trovare impreparati. E allora spieghiamo cosa è cambiato davvero sul piano delle regole, perché è lì che sta il cuore di tutto. Prima cosa da sapere, in Tunisia il matrimonio non è una cerimonia religiosa, è un atto civile, a tutti gli effetti un contratto. C'è la festa, certo, ma il valore legale sta nella firma davanti a un ufficiale civile o a un notaio. E dal 2017 un uomo italiano non musulmano può sposare una donna tunisina musulmana senza doversi più convertire, cosa che prima invece era obbligatoria. Fin qui tutto lineare. Il punto delicato arriva dopo ed è il regime dei beni. Se nel contratto non si specifica nulla, il matrimonio tunisino si fonda in genere sulla separazione dei beni. Sembra una garanzia, vero? E invece no, non basta affatto, perché quando si arriva a un divorzio, a decidere non è il contratto, è il giudice. E il giudice tunisino ha un potere enorme, perché le leggi qui sono scritte in modo sintetico, spesso ambiguo, e lasciano moltissimo alla sua interpretazione personale, alla sua formazione, alle sue convenzioni che non di rado sono conservatrici. Faccio un esempio che ho raccontato anche in passato. Conosco un italiano che nel contratto prematrimoniale aveva fatto inserire una clausola che lo salvava dall'obbligo di mantenimento in caso di divorzio. Gliel'avevano accettata, messa nero su bianco, tutto tranquillo. Peccato che fosse una clausola nulla, perché in Tunisia non puoi far rinunciare in anticipo a un diritto. Lui era convinto di essere tutelato e invece l'avevano preso in giro. Ecco perché ripeto sempre la stessa cosa. Il pezzo di carta da solo non ti protegge come credi. E adesso arriva la parte che voglio vi resti davvero impressa.
Un tempo la donna, con mire economiche, faceva un percorso lungo, sposava l'anziano, gli stava accanto per anni e alla sua morte incassava reversibilità e beni, una specie di ricompensa per averlo accompagnato fino in fondo. Come dicevo all'inizio, in quel meccanismo, per quanto cinico, un minimo di logica umana c'era. Oggi il copione è diverso. Con le riforme del codice dello statuto personale, pensate per tutelare le donne, e giustamente sia chiaro, si è aperta involontariamente una porta anche a chi vuole solo approfittarne. Perché adesso, a chi ha fretta, conviene un'altra strada, sposarsi subito e poco dopo chiedere il divorzio, magari un divorzio per colpa, costruito ad arte, con qualche testimone compiacente e qualche parente pronto a giurare il falso. E il risultato? Il giudice, specie in un divorzio addebitato al marito, farà in modo che la donna resti lo stesso tenore di vita che aveva durante il matrimonio, cioè un mantenimento, anche dopo un solo anno insieme, anche solo dopo pochi mesi. E qui devo aggiungere una variante ancora più insidiosa, e ve lo dico senza giri di parole: i figli. Una gravidanza cambia completamente le carte in tavola, perché divorziare con un figlio piccolo significa per la donna un mantenimento più alto e soprattutto più lungo, che non riguarda più soltanto lei, ma anche il figlio, e che va avanti per anni. Non sto dicendo che dietro ogni gravidanza ci sia un calcolo, ci mancherebbe. Ma quando tutto corre in modo naturale, il fidanzamento di corsa, il matrimonio di corsa e subito la spinta insistente ad avere un figlio, allora sì, vale la pena fermarsi un attimo e ragionare, perché quel bambino, oltre a essere una vita, diventa anche un vincolo economico che ti legherà per sempre. Perché aspettare la morte in fondo quando puoi ottenere lo stesso risultato subito, da viva, e magari ripartire da capo? Vi racconto un caso vero, cambiando i dettagli per non rendere riconoscibile nessuno. Un pensionato ex bancario, sui 67 anni, buona pensione, arriva qui da poco, reduce da un divorzio italiano. Conosce una ragazza di poco più di 30 anni, presentata come una brava ragazza, seria. Dopo pochissimo tempo lei comincia a parlare di intenzioni serie, di una famiglia che la controlla, del fatto che in Tunisia una relazione senza fidanzamento e senza matrimonio non si può portare avanti. Lui è diffidente, poi cede, si fa il fidanzamento e qui partono le spese, abiti per lei, abiti per la madre, per il padre, il viaggio dei parenti, il rinfresco, l'anello e perfino un colliere scoperto per caso davanti a una vetrina con la lacrimuccia pronta, alcune migliaia di dinari. Risultato del fidanzamento? Niente. La situazione, se possibile, si irrigidisce ancora di più. Controlli continui, videochiamate della famiglia per verificare dove fosse lei. Lui, esasperato, le fa lasciare il lavoro e le paga la casa. Poi, tra pianti e riappacificazioni, arriva il matrimonio. Altri regali, altro oro, un altro orologio per se stesso che dovevano comprare i suoi, ma non avevano i soldi, comprato da lei per non farli sentire in imbarazzo. 2 o 3 settimane felici e poi ricominciano i problemi, parenti malati da aiutare economicamente, cene e pranzi con mezza famiglia autoinvitata, tradizioni a cui non ci si può sottrarre. Lui protesta, lei una sera se ne va dalla madre, torna il giorno dopo e chiede il divorzio. Nel divorzio, guarda caso, spuntano accuse mai vere, che lui le impediva di pregare, che alzava troppo il gomito, che la trattava male. Il giudice valuta che la donna, non lavorando più per volontà del marito, è abituata a un certo tenore di vita, ha diritto a un mantenimento, circa 1.350 dinari al mese. A quel punto lei fa la sua proposta, chiudiamo tutto con una cifra unica, 55.000 dinari in contanti. Lui paga pur di non trascinarsi quel mantenimento per anni. Fine della storia. E questo, badate bene, non è un caso isolato. Cambiano i nomi, cambiano le cifre, ma lo schema è quasi sempre lo stesso. Un uomo oltre i 60 anni, spesso 70, solo, reduce da un divorzio, ragazza giovane, 25, 30, 35 anni, che dopo pochi giorni è già follemente innamorata. Ecco quando l'innamoramento è così rapido e così perfetto, forse è il caso di fermarsi un attimo a ragionare. Allora, in concreto, cosa fare? Primo, diffidate della fretta. Quando qualcuno spinge per un fidanzamento immediato o peggio per un matrimonio urgente dopo poche settimane, quello non è entusiasmo, è un segnale. Una donna seria non ha alcun bisogno di correre e tantomeno di spingere per un figlio prima ancora di conoscervi davvero. Secondo, non illudetevi che un contratto vi metta al riparo. Fatelo, certo, fatelo bene, con un notaio serio, ma sappiate che l'ultima parola in caso di divorzio ce l'ha sempre il giudice e certe clausole furbe valgono carta straccia.
Fatevi seguire da un professionista tunisino di fiducia, non dall'amico dell'amico. E terzo, separate sempre le due cose. Un'amicizia, una compagnia, un affetto vero possono nascere benissimo anche qui, indifferentemente con donne libere e moderne o con donne credenti e serie. Ma l'affetto vero non ha fretta, non presenta il conto e non vi arriva con una mezza famiglia al seguito. E qui devo fare una precisazione importante, perché non voglio che questo video venga frainteso. Quello di cui vi ho parlato oggi è soltanto una parte del quadro, la parte spigolosa, quella dei casi che finiscono male e che riguardano una minoranza di donne. Ma sarebbe profondamente ingiusto fermarsi qui, perché dietro c'è tutto un altro mondo, molto più grande, molto più importante e molto più numeroso, quello delle donne tunisine che studiano, che lavorano ore e ore per pochi dinari, che portano avanti la famiglia con dignità, che si sono integrate nel mondo del lavoro di un paese musulmano che sta cambiando più in fretta di quanto immaginiamo. Di loro, delle loro prospettive, del mondo in cui vivono, lavorano e guardano al futuro, parlerò in un secondo video, Donne in Tunisia 2, perché quella è la vera Tunisia ed è giusto raccontarla con la stessa onestà con cui oggi vi ho raccontato i rischi. Voglio chiudere come ho iniziato. La Tunisia si è emancipata prima e più di tanti altri paesi arabi e ha costruito tutele importanti per le donne. Il rovescio della medaglia è che quelle stesse tutele oggi possono essere usate male da una minoranza. Servirà tempo e probabilmente serviranno le nuove generazioni per superare questa distorsione. Nel frattempo, l'unico consiglio serio che posso darvi è di godervi la Tunisia con serenità, conoscere le persone senza pregiudizi, ma tenere gli occhi bene aperti quando qualcosa corre troppo in fretta. Perché l'anima gemella qui si può trovare davvero, ma quasi nessuno di quelli che l'ha trovata l'ha conosciuta al bar o su Facebook con tanta facilità. Ma questo, chi segue il Diario Tunisia, già lo sa. Se stai valutando di trasferirti in Tunisia e la tua scelta è ricaduta sul Monastir, per te c'è TS Tunisia, la società di servizi nata dall'esperienza del Diario Tunisia. Perfettamente integrata nel sistema amministrativo locale, ti garantisce un trasferimento in piena serenità e senza sorprese. Trovi tutto sul nostro sito. Se il video ti è stato utile, lascia un like e iscriviti al canale, così non perdi la seconda parte, Donne in Tunisia 2, e mi aiuti a crescere e a raccontarti la Tunisia vera senza vendere illusioni.